Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, un modello in scala 1:4, edizione De Agostini. Adesso vi leggo il numero di spedizione perché qui il cliente che me l'ha commissionata ha fatto l'abbonamento, e la spedizione numero 10, e all'interno abbiamo 4 fascicoli dal numero 30 al numero 33. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Ciao a tutti ragazzi, grazie a voi ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali, grazie con tutto il mio cuore. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. In questo video unboxing vi farò vedere tutto l'interno del fascicolo, ovviamente i componenti ricevuti, così se ci sarà qualcuno tra di voi che avrà il piacere di dare lettura ai testi scritti oltre che guardare le immagini potrà farlo. E ovviamente quando andrò a procedere al montaggio nei video dedicati appunto all'assemblaggio dei pezzi trovati in queste nuove uscite, bypasserò tutto quello che faccio vedere adesso, quindi andremo direttamente alla fase di montaggio. Ogni tanto sentirete un cambio di voce perché mi giro a vedere il mio gatto tigrato di poco più di 2 anni, Michelangelo, eccolo qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere, perché questo mi azzanna qualsiasi cosa e poi invece di fare i modellini faccio i cocci, i ruderi. Eccolo qua, scusatemi, ve lo faccio solo vedere un attimo il pestifero. Eccolo, eccolo qua l'amore mio. Ti ho capottato. Lui ama farsi fare i grattini, si allunga tutto quando lo tocco sotto la pancia. Avete visto il pestifero? Se non sto attento, questo si porta via tutto. Amore mio, saluta. Guardate che opera d'arte che è il gatto, una tigre in miniatura. Quanto sei bello, amore. È la mia famiglia. Io ho soltanto lui. Guarda che bello. Va bene, andiamo, amore. Dai, vieni, mozzicami ancora un po'. Lui quando morde così ovviamente lo fa per giocare. Non fa assolutamente male. Dai, amore, andiamo. Vieni. Non mi azzannare nulla. Oh, là là là. Vai, piano piano. Eccoci qua, scusatemi, ho voluto condividere con voi anche una parte importante della mia vita. Ecco qui, seconda di copertina con i numeri utili e servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere, per richiedere abbonamenti, numeri arretrati, se hai perso quindi qualche uscita. E adesso buona visione e buona lettura, qui c'è poco da dire. Musica non ce n'è, ma è come essere in biblioteca, silenzio assoluto. In realtà non sono capace di mettere le musiche. Alla fine poi restate con me perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita, alle uscite precedenti a questa nuova consegna, e poi ci salutiamo. Qui troviamo il carter della frizione.
Spero che apprezziate il fatto che vi voglia far vedere tutto. Sono fascicoli veramente ricchi, anche questi della collezione di questa iconica moto. Ricchi non soltanto di bellissime foto, guardate che meraviglia, ma anche di contenuti scritti. Del resto, chi ama Valentino Rossi non può che non amare anche la sua storia, perché da quella è dipeso tutto e dipende tutto, come per noi, del resto. Ed ecco terminato il primo fascicolo dei 4 ricevuti. Andiamo a vedere sommariamente il contenuto, lo guarderemo poi bene nel dettaglio del video specifico al montaggio. Carter della frizione, tutto quello che vedete in plastica. Questa la chiamano piastra con innesto tubo, ma in realtà dovrebbe essere l'attuatore, quello che poi, grazie alla spinta dell'olio e della pompa dei freni, in questo caso della frizione, ma il freno lavora nella stessa maniera, spinge dentro un attuatore che ha un perno qui e va a comprimere la parte centrale della frizione per staccare i dischi quando mettiamo la macchina la moto a folle oppure cambiamo semplicemente le marce. Questa è la testa della vite, eccola qui. Una serie di viti, e un tubo. Qui ci dicono semplicemente che non è un giocattolo e non è adatto ai minori di 14 anni. Numero 31. Hanno usato questi colori, che è il giallo Valentino Rossi, che in contrasto con la scrittura nera è difficoltoso riuscirvi a far vedere bene ciò che è scritto. Qua abbiamo la pompa dell'olio, il coperchio e il manicotto. Prossima uscita, i primi elementi della frizione. Guardate, invece di fare un blocco unico stampato, hanno fatto addirittura i dischi di attrito della frizione, rendetevi conto. Bellissima anche questa fotografia.
Ecco qui. Pompa dell'olio, tutta in plastica, ma è fatta veramente bene come finitura, sabbiata, come l'alluminio cotto proprio nella terracotta, è veramente bella come finitura. Coperchio pompa e manicotto. Da apprezzare anche la differenza qui che abbiamo tra l'alluminio, che è in plastica ma in realtà è un pezzo in alluminio, e poi abbiamo questo tubo che devo soltanto vedere una cosa. Questa rappresenta una fascetta, stavo guardando che non fosse una saldatura a cordone, ma credo che sia una fascetta. Non ne sono sicuro, comunque è fatto molto bene anche questo. Bene, passiamo adesso all'uscita numero 32. Un giovane Valentino Rossi nella sua prima vittoria in 500, ovviamente aveva già vinto in 125 e 250. È l'unico pilota che ha vinto in tutte e 4 le categorie il campionato mondiale: 125, 250, 500 e MotoGP. È un fenomeno. La campana e i dischi della frizione. Mi piace proprio, come ho detto prima, il fatto che l'abbiano scomposta come la frizione reale. Queste cose sono da apprezzare, anche se non hanno alcuna utilità dinamica, però pensate solo al lavoro in più che hanno dovuto fare per poter creare un particolare così, e io lo apprezzo. Con la prossima uscita completeremo la frizione. Qui sono un po' di curiosità che potrete togliervi a qualche eventuale domanda che vi siete posti sul significato appunto di certi termini, come anche questa. E abbiamo finito anche questo fascicolo.
tutto in plastica. Addirittura la campana, tutto c'è. Questa. Ci sono i dischi finali, quelli iniziali e gli intermedi. Ecco qua. Adesso passiamo all'ultimo numero ricevuto del nuovo invio, numero 33. Qui vediamo Valentino, pilota di rally. E Valentino Rossi lo puoi mettere anche su 10 ruote, tanto le curve te le fa sempre con 2. Guardate qui che è entrata in curva. Mamma mia. La scatola dei tubi e gli ultimi componenti della frizione. Ecco qui. Nel prossimo numero, che è il 34 e che ovviamente riceverò nel prossimo invio, alternatore tubi del radiatore dell'acqua. Questo è un grande al mondiale del 1982, Kenny Robert con la sua regina classe 500 Yamaha. Sto cercando di permettervi di leggere tutto questo, ovviamente è dedicato alle persone che non hanno fatto la collezione. Ed ecco che siamo arrivati alla fine anche dell'ultimo fascicolo ricevuto. Tubo, coperchio frizione, tutto in plastica, ma guardate come è stato verniciato bene. Anello della frizione, tutto in plastica. Scatola dei tubi, e infine la flangia frizione, quella che poi va messa qui. Guardate che spettacolo, che bellezza. Bellissimo. Bene, adesso
comincio a prendere quello che ho montato fino all'uscita numero, non voglio sbagliarmi, fino all'uscita numero 29. Ecco qua. Guardate, queste, come vi ho spiegato, le sonde lambda, non le incollate, se cadono non ci sono problemi. Vi consiglio di farle alla fine, quando andrete a montare definitivamente tutto il gruppo sulla moto, così non correrete il rischio di urtarle e spezzare il perno perché sono rigide a causa della colla che abbiamo messo. Quindi attenzione. Tutto in metallo. Qui non serve parlare, vi faccio vedere tutto. E le immagini parlano da sole. Anche questo praticamente, a parte quello che vedete in nero, è tutto metallo. Anche questo qua, l'unica parte nera è in metallo. Tutto il resto è metallo, questa è plastica. Ma tutto il resto che vedete, infatti è molto pesante, è metallo. Guardate che spettacolo, la spia dell'olio della coppa, la spia dell'olio del cambio, meraviglioso. Airbox, pignone in metallo. Vi ricordo che la catena è una riproduzione di quella vera, tutta in metallo. E infine gruppo ammortizzatori anteriori. Alluminio anodizzato come quella vera. Avete visto che bellezza? Piastra in metallo. Bene ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio del vostro tempo. Adesso vado subito a prepararmi il video di montaggio dei numeri che abbiamo appena visto, quindi mi raccomando, seguitemi. Un'ultima cosa, quando vedete che non pubblico, è inutile che mi facciate domande tipo: Michele, continui ancora la collezione, perché non pubblichi più? E non posso pubblicare perché se non mi arriva nulla
non vi posso pubblicare. Vi farei volentieri vedere qualcosa di me, però ecco, penso che si cancellerebbero immediatamente tutti dal canale e non mi conviene. Un abbraccio a voi tutti, grazie ancora del vostro tempo, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.